Ciao, salve a tutti, ben trovati. Come riconoscere il narcisista bugiardo nelle sue bugie? Non sempre è facile, soprattutto per chi non è addestrato a riconoscere le bugie nelle persone. La psicologia moderna ci insegna che ci sono alcune tecniche e segnali che possono aiutare a identificare le menzogne, anche se nessuna di queste tecniche può garantire una precisione al 100%. Inoltre è importante tenere presente che il rilevamento delle bugie non dovrebbe mai essere l'unico criterio quando si cerca di capire il comportamento di una persona, ma va integrato in un quadro più ampio del suo comportamento e delle sue relazioni. Alcuni modi utili per riconoscere le bugie di una persona, soprattutto stando anche alla lezione di Paul Ekman, uno dei maggiori studiosi della bugia, sono basati sui segnali non verbali. Le persone che mentono spesso mostrano segnali non verbali che possono rivelare le loro menzogne. Questi segnali possono includere, per esempio, mani sudate, battiti cardiaci accelerati, l'evitamento del contatto visivo, le espressioni del viso incoerenti con ciò che stanno dicendo, movimenti eccessivi e così via. Vanno considerati però anche il contesto e la personalità dell'individuo, anche perché alcune persone possono mostrare questi segnali anche quando non mentono. A ciascuno può capitare infatti di essere nervoso o ansioso, impaziente, pur senza dire delle bugie. Viceversa, ci sono personalità come quelle narcisistiche che molto abilmente sono in grado di dissimulare le bugie, anche perché un narcisista generalmente non si fa tanti problemi quando mente. Ricordate la protagonista del film Basic Instinct? In quella scena in cui è alle prese con la macchina della verità, sfidandola palesemente e con disinvoltura. Resta il fatto che i narcisisti, quando mentono, proprio e perché così disinvolti nelle loro bugie, si tradiscono molto spesso. E per riconoscere le bugie puoi in questo caso servirti dell'analisi del linguaggio verbale, non solo nel caso di un narcisista, perché chiunque chiaramente può mentire. E le persone che mentono spesso utilizzano ad esempio parole vaghe o evasive, evitano di rispondere direttamente alle domande e inoltre possono utilizzare un linguaggio particolarmente complesso, arzigogolato, più complesso del normale per creare un'immagine che risulti quanto più possibile convincente. E un'altra tecnica del bugiardo e del narcisista bugiardo molto comune è la ripetizione di una frase o di una parola nella speranza di convincere l'interlocutore o l'ascoltatore. Il narcisista però, proprio per la sua disinvoltura nel mentire, nel dire le sue bugie, cade molto spesso in contraddizione e molte volte senza nemmeno rendersene conto. Per poter riconoscere la bugia in una persona e un narcisista bugiardo, dovrai conoscere quanto più possibile il suo comportamento abituale, quindi osservare il suo comportamento nella sua normalità. Questo ti potrà aiutare a identificare i comportamenti inusuali o inconsueti di quella persona, del narcisista potenzialmente bugiardo. È difficile che un narcisista non sia anche bugiardo molte volte, quindi identificare comportamenti inusuali o inconsueti che potranno essere un segnale delle sue bugie, del suo mentire. Ad esempio, se il narcisista bugiardo abitualmente parla molto lentamente, con attenzione, inizierà a parlare rapidamente e con poca cura. Questo potrebbe essere un segnale di menzogna, di bugia. E un'altra tecnica per riconoscere le bugie di un narcisista bugiardo è di fare delle domande mirate. Fare domande mirate e specifiche ti potrà aiutare a testare la coerenza del racconto del narcisista, ma in generale di una persona che potenzialmente possa dire delle bugie. Se il narcisista cambierà spesso il racconto offrendo risposte vaghe, potrebbe essere un segnale
di menzogna, di bugie, un segnale che sta mentendo. Va considerato poi il contesto in cui si verificano le bugie può essere molto importante per comprendere il motivo per cui quella determinata persona, e prendiamo nel caso specifico il narcisista, il contesto particolare ti potrà indicare se lui stia mentendo. Per fare un esempio, se lui possa mentire nel tentativo di proteggere se stesso, ma anche un'altra persona. Generalmente il narcisista cerca di proteggere se stesso e questo potrebbe essere un segnale di disonestà, di bugia, di menzogna. In questo caso potrebbe comunque essere lecito da parte di una persona se chiaramente si tratta di difendere se stessa o difendere qualcuno a cui tiene, nel senso che ci sono casi in cui una bugia può anche essere lecita, se per una buona causa, per così dire. Ti è capitato di cogliere nel sacco il narcisista o la narcisista e quante volte ti è capitato e lui o lei come ha reagito? Se trovi utile il video, ti piace, metti un mi piace, condividilo in modo che possa essere apprezzato e tornare utile anche ad altri. Grazie sempre di esserci, della tua meravigliosa presenza e sempre felice di leggerti e di sapere di te. Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.